Ciao a tutti! Oggi affrontiamo una questione scottante, anzi direi ustionante. Negli ultimi tempi sul mio canale è scoppiata una discussione accesa sul famigerato Pepper X, detentore del record mondiale di piccantezza. Tutto è partito da una discussione nei commenti del mio video sul Pepper X. Un utente che mi segue ha sollevato dei dubbi ben precisi e interessanti. Per farla breve, mi ha messo la pulce nell'orecchio riguardo a due cose fondamentali. Primo, la credibilità dei test Scoville ufficiali sul Pepper X, perché fatti in laboratori collegati economicamente al creatore Ed Curry. Secondo, e qui la cosa si fa piccante, la famosissima salsa al Pepper X, che a detta di alcuni test indipendenti avrebbe un valore Scoville ridicolo, qualcosa come 60.000. Ma vi rendete conto? Una salsa contenente il 90% di Pepper X, che dovrebbe avere circa 2 milioni e 6 di Scoville, che misura appena 60.000? La matematica non torna. Infatti, secondo i miei calcoli, dovrebbe averne circa 2 milioni e mezzo di Scoville. Questa discussione mi ha talmente intrigato, e diciamocelo, irritato per l'incoerenza dei numeri, che ho deciso di vederci chiaro. Le salse che dichiarano di avere più del 90% di Pepper X e che sono le più famose associate a Ed Curry sono due. E scusate la pronuncia. La Packard Gator Sauce with Pepper X e la The Last Dab Experience, prodotta per lo show Hot Ones di First We Feast, in collaborazione con Ed Curry. Mi scuso nuovamente per la pronuncia. Entrambe le salse sono commercializzate con l'enfasi sulla grande percentuale di Pepper X. Ed è proprio su queste due salse che si concentrano le discussioni e le perplessità sulla discrepanza tra il valore Scoville dichiarato dal peperoncino puro e i test Scoville fatti su queste salse. Quindi l'ho acquistata e oggi la metteremo alla prova. Ma non solo. Per chi non la conoscesse, The Last Dab Experience non è una salsa qualunque. È la salsa finale dello show americano Hot Ones, dove le celebrità mangiano ali di pollo sempre più piccanti. Ed Curry, il creatore del Pepper X e della Packard Pepper Company, è il genio o il pazzo, questo decidetelo voi, dietro a questo peperoncino da record. Questa salsa dovrebbe essere la più piccante al mondo. Quindi la grande domanda è: se la salsa The Last Dab Experience dichiara oltre il 90% del Pepper X, ma c'è chi dice che ne ha solo 60.000? È possibile che un peperoncino con 2 milioni e 6 di Scoville sia l'ingrediente principale di una salsa così blanda? Per capirlo ho pensato a un esperimento pratico. Creerò la mia salsa utilizzando i miei fidati Moruga Monster Red. Peperoncini che, ricordiamo, sono potentissimi anche loro, con una piccantezza che va da 1 milione e 2 Scoville fino a 2 milioni. L'obiettivo è creare una salsa che, secondo i miei calcoli, abbia un livello di piccantezza non inferiore a 60.000 Scoville e al massimo 100.000. Sarà il nostro metro di paragone, la nostra salsa di controllo. Ho preparato una formula semplicissima per calcolare la quantità esatta di Moruga Monster Red da aggiungere alla mia base di salsa non piccante. Ve la mostro subito. Quantità di peperoncino da inserire nella mia salsa è uguale a Scoville desiderato finale, quindi 60.000. Per il peso della salsa di base, e ho calcolato che sono 290 grammi, diviso i Scoville del mio peperoncino, e utilizzerò il dato più basso, meno i Scoville desiderati, quindi i 60.000. Nel mio caso la salsa è 290 grammi, 150 grammi di peperoni dolci, 50 grammi di cipolle, 60 grammi di aceto, 20 grammi di zucchero, 5 grammi di maizena e 5 grammi di sale e timo. Fatela anche voi. Metteteci quello che volete.
L'importante è che su un peso totale di 290 grammi, senza il peperoncino, non andiate sotto i 60 grammi di aceto, così da avere il pH sotto il 4 e non avere problemi di botulino. Siccome voglio arrivare ad avere almeno 60.000 Scoville, ho calcolato che dovrò inserire 15 grammi di Moruga Monster Red. Poca roba, eh? La percentuale è pressappoco 5%. Quindi potete immaginare la salsa al Pepper X. C'ho paura. Se è vero, forse non sopravvivo. Bene, signore e signori, è arrivato il momento della verità. Ho qui la mia salsa al Moruga Monster Red da 60.000 Scoville almeno e ho qui la salsa The Last Dab Experience da 2 milioni e mezzo di Scoville, teoricamente. Vi garantisco che non è costata poco. Per prima cosa assaggerò la mia salsa, che è teoricamente molto più leggera. Pregate per me. Ok, si vede. È bella forte. Considerate che finora le salse che facevo io col Moruga Monster Red ci mettevo 2 grammi, 3 grammi, quando esageravo 4 grammi. Questa ne ha 15. E 60.000 Scoville si sentono. Se sono 60.000, perché se appunto il Moruga Monster Red fosse più piccante, quindi può arrivare fino a 2 milioni di Scoville, potremmo arrivare sui 100.000. Quindi è comunque molto buona. Io vi consiglio di provare a farla la salsa, magari metteteci meno peperoncino e poi divertitevi. Adesso aspettiamo un attimino che va via il bruciore, così possiamo passare alla super salsa di Hot Ones. Come potete vedere già da qualche giorno ce l'ho, mi è arrivata, non l'ho ancora aperta perché volevo farlo con voi. Ecco, questo lo togliamo tutto perché mi piace. Voilà, non è venuto tutto. Ok, questa è la salsa, sembra bella liquida, eh? Mischiamo bene. Ah sì, negli ingredienti allora dice che il livello di piccantezza è 11 su 10 e anche gli ingredienti, a differenza della mia salsa, dov'è che sono? Qua c'è dentro il Pepper X, poi l'aceto, poi Pepper X in polvere e Pepper X distillate, non so che cosa sia. Comunque sia, non vedo l'ora di assaggiare questa salsa. Allora, iniziamo. Non so se si vede, c'è il tappo. Si è formato un po' il tappo in alto, quindi la agitiamo per bene. Ok. Ecco, si era formato un po' il tappo. Ecco. Direi che questo lo lasciamo com'è.
L'odore è molto buono. Ok, diciamo, non esageriamo perché dovrebbe avere 2 milioni e mezzo di Scoville, vi ricordo. Dunque, addio. Allora, primo impatto, sento la mia salsa. Quindi diciamo che come primo impatto è deludente. Adesso arriva un pochino. Allora, è un pochino più forte. È più forte. Ma da 60.000, che è la mia, facciamo 100.000. A 2 milioni e mezzo, io mi aspettavo di non riuscire più a parlare. Si sente che è più piccante. Allora, quelli che del test dicono che c'ha 60.000 Scoville, non è possibile. Ne ha di più sicuramente. Si sente bella, aggredisce la lingua, è molto molto buona. È buona perché l'aceto quasi non si sente. Penso che l'hanno messo per abbassare il pH. Sì, è più forte. È il doppio? È il triplo? Facciamo il quadruplo? Ma non arriva a 2 milioni e mezzo. Secondo me. Però è forte, è forte. Però appunto io mi aspettavo di non riuscire più a parlare. Cos'altro aggiungere, ragazzi? La verità sta nel mezzo. Non hanno ragione quelli che dichiarano che ha 60.000 Scoville, perché ho potuto testare con la mia salsa che almeno 60.000 ce li ha ed è più debole. Però non c'ha neanche 2 milioni e mezzo di Scoville. Perché sono qui che riesco a parlare tranquillamente. Mi aspettavo di non riuscire più a dire niente e di dover stoppare il video per evitare di far figuraccia. Quindi io mi auguro che il video vi è piaciuto. Se volete comprare la salsa, compratela. Ma io vi consiglio di farvi la salsa con la mia ricetta. Ci mettete il peperoncino che volete, ci mettete gli ingredienti che più vi piacciono e senza spendere un occhio dalla testa avrete una salsa che comunque sia si difende bene. E dunque eccoci alle conclusioni di questo esperimento piccante. Dopo aver assaggiato la mia salsa con Moruga Monster Red al 5% e con almeno 60.000 Scoville e aver poi provato la famosa salsa The Last Dab Experience della famosa trasmissione Hot Ones, devo dirvi che la verità è che sono rimasto deluso dalla salsa col Pepper X,
in termini di piccantezza. Non mi ha dato la sensazione di un salto epocale rispetto alla mia salsa fatta in casa. Era più piccante, sì, ma non quel tanto che ci si aspetterebbe da un peperoncino che si dice sia il più piccante del mondo e che costituisce oltre il 91% del prodotto. Facciamo un breve ripasso di matematica. Se il Pepper X ha davvero 2,69 milioni di Scoville e la salsa ne contiene il 91%, allora teoricamente la salsa dovrebbe avere una piccantezza estrema, nell'ordine dei 2 milioni e 450 mila Scoville. La mia salsa invece si assesta tra i 60.000 e i 100.000 Scoville. La discrepanza tra il valore teorico di 2 milioni e 450.000 Scoville e la mia percezione, che si avvicina di più alla mia salsa, è a dir poco sorprendente. Questo esperimento pratico, basato sulla mia personale percezione e su alcuni calcoli di diluizione, solleva delle domande importanti. Mi fa riflettere sulla reale piccantezza del Pepper X, così come viene distribuito nelle salse, e sulla coerenza tra i numeri dichiarati e l'esperienza del consumatore finale. Non aspetta me dire cosa sia vero e cosa non lo sia in assoluto. Non ho un laboratorio scientifico a disposizione per fare analisi HPLC indipendenti e certificate, ma quello che posso dire basandomi sulla mia esperienza di assaggio e sui calcoli che abbiamo fatto insieme è che l'esperienza sensoriale della salsa The Last Dab Experience, pur essendo piccante, non sembra assolutamente all'altezza di un prodotto che dovrebbe avere circa 2 milioni e mezzo di Scoville. La mia conclusione è che c'è una grande richiesta di maggiore trasparenza e di verifiche indipendenti per questi record e per le formulazioni delle salse super hot. Fino a quando non avremo a disposizione dei test da fonti completamente esterne e imparziali, la curiosità e lo scetticismo nella comunità degli appassionati rimarranno. E voi cosa ne pensate? La mia esperienza vi sorprende o avevate già dei dubbi? Lasciatemi un commento qui sotto, sono curiosissimo di leggere le vostre opinioni. Se il video vi è piaciuto e avete apprezzato l'esperimento, mettete un like e logicamente iscrivetevi al canale per non perdervi altri video. Intanto vi saluto, ma non prima di aver assaggiato ancora un po' di questa salsa. Si fa sentire. Ma ho assaggiato salse più potenti. Piccanti e saluti!